benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Nel primo video che ho pubblicato quest'anno vi avevo parlato del fatto che mi sarebbe piaciuto di tanto in tanto pubblicare anche dei video un po' diversi dai miei grandi classici, e una delle idee che mi frullavano per la testa era quella di una serie dedicata alle 5 cose che in qualche modo hanno cambiato la mia vita, i 5 libri, i 5 film, le 5 canzoni, eccetera. Come avrete intuito dal titolo, oggi vi parlerò dei 5 libri che hanno cambiato la mia vita. Non necessariamente sono i miei 5 libri preferiti in assoluto, ma sono di per certo libri che o hanno cambiato il mio modo di pensare o hanno influenzato le mie scelte in un certo periodo della vita e che hanno quindi contribuito a rendermi quella che sono nel bene e nel male. Vi confesso che è stato difficilissimo ridurre il numero a 5 perché ovviamente ce ne sono stati molti altri che hanno lasciato un segno, ma questi sono quelli più significativi per ragioni diverse. Ve li mostrerò e ve ne parlerò in ordine cronologico, ovvero nell'ordine in cui io li ho letti, cercando di spiegarvi anche come hanno cambiato la mia vita. Il primo è questo, Brave New World di Aldous Huxley, Il nuovo mondo in italiano di Aldous Huxley, che ho letto in lingua originale al liceo. Non so se lo sapete, ho fatto il liceo linguistico, il che significa che molto spesso dovevamo leggere libri in lingua per migliorare la nostra capacità di lettura e anche perché ovviamente si studiava la letteratura inglese, francese, tedesca, eccetera. La maggior parte dei libri che ho letto al liceo li ho letti come dovere, non come piacere. Questo credo sia uno dei primi che mi ha davvero colpito e che mi ha fatto pensare e mi ha anche aiutato ad allargare le mie vedute. Non so se lo conoscete, è un libro pubblicato nel 1932, quindi non proprio l'altro ieri, ma è assolutamente moderno e precorre tutta una serie di libri, anche di film, che raccontano un futuro distopico, ovvero una sorta di futuro utopico ma al contrario. La società è stata completamente rivoluzionata ed è basata in questo libro sull'idea di produzione in serie. Il dio della società di Aldous Huxley, di questo nuovo mondo, è Henry Ford, che per primo ha introdotto il concetto di produzione in serie nel settore automobilistico, tant'è che non si fa il segno della croce ma si fa il segno della T, come il primo modello di auto creato in serie da Henry Ford. Il concetto di produzione in serie viene poi traslato sull'intera società, tant'è che non ci si riproduce più normalmente, ma tutte le nascite sono extrauterine, quindi in provetta, e addirittura gli embrioni vengono fatti crescere a seconda della casta alla quale sono destinati. Quindi si toglie ossigeno agli embrioni destinati alle caste inferiori in modo che siano meno intelligenti e più propensi a svolgere compiti di bassa manovalanza senza ribellarsi, mentre alle caste superiori viene dato l'ossigeno e gli embrioni vengono scelti con cura. Insomma, una società molto rigida, divisa per caste, ma allo stesso tempo l'idea di base è quella di creare una società senza guerre, senza conflitti, senza scontri, una società serena e felice in cui ognuno è contento di essere ciò che è e di compiere e di svolgere i compiti per i quali è destinato. C'è un profondo senso anche di condizionamento che viene portato avanti fin dai primi giorni di vita e non esiste il concetto di famiglia, non esiste l'idea del padre, della madre, fratello e sorella, addirittura non esiste il cognome come idea di unione di famiglia, ognuno può scegliersi il nome e il cognome che preferisce, ognuno è di tutti. Sulla carta una società perfetta perché non ci sono scontri, tutti sono sempre molto felici, anche perché non appena si insinua un po' di infelicità esiste questa droga che, se non ricordo male, si chiama Sema, ma non sono sicurissima, l'ho letto molti anni fa, che è un antidepressivo e quindi tutti vivono felici e contenti. La scrittura di Aldous Huxley è molto particolare perché lui non sembra mai fare una critica diretta, ma la critica che trapela da questo libro è data da un tipo di scrittura che trasmette una profonda tristezza. Ricordo di aver letto questo libro e di essere rimasta scioccata dalle possibilità che una cosa del genere in un futuro potesse avvenire, e in qualche modo nei miei 17 anni mi ha portato a dare una grandissima importanza alle proprie scelte e alla libertà appunto di scelta. Quindi in questo modo ha cambiato la mia vita, mi ha influenzato tantissimo, almeno in quel momento, e tra l'altro mi sono molto emozionata perché all'interno ho trovato, che non c'entra niente ma ve lo dico, una lettera
scritta da un mio, come si dice, pen pal, quando ci si scambia lettere, insomma un ragazzo polacco del quale ero follemente innamorata, che avevo conosciuto in vacanza studio in Inghilterra, e la lettera è dolcissima. Ciao Bartek, ti saluto. Primo libro, Aldous Huxley. Se non l'avete letto io vi consiglio di cercarlo perché è molto interessante nonostante sia del 1932. Andiamo avanti di qualche anno ma non troppi, quindi diciamo intorno ai miei 20 anni, di nuovo in inglese ma è un puro caso. Questo libro, A Brief History of Time, From the Big Bang to Black Holes, di Stephen Hawking, un libro che tra l'altro è stato molto famoso negli anni 90. Credo che tutti conosciate Stephen Hawking, tra l'altro recentemente è uscito proprio anche un film sulla vita di Stephen Hawking, un fisico di fama mondiale, una delle più grandi menti dei nostri tempi, che ha dedicato gran parte della sua vita, e la sta ancora dedicando, allo studio dei buchi neri e anche al tentativo di dare una risposta alle grandi domande dell'essere umano: chi siamo, da dove veniamo, eccetera eccetera. Il libro è stato scritto proprio con l'intento di rendere accessibili le teorie precedenti e la sua teoria sui buchi neri anche a chi non è un fisico e non è esattamente uno scienziato. Io l'ho letto in inglese per puro caso. La storia è anche abbastanza particolare perché questo libro mi è stato regalato da un cliente di mio padre, un cliente inglese, un uomo molto più grande di me, per il quale io provavo una grandissima fascinazione, perché era un uomo molto, ai miei occhi di ventenne, molto intelligente, molto pacato, che aveva una grandissima passione per la fisica e per le grandi domande, e che quindi mi ha regalato questo libro. Vi farò vedere poi con delle riprese più da vicino. Io l'ho letto con grandissima attenzione, tant'è che ho preso anche appunti quasi su ogni pagina per cercare davvero di capire a fondo le teorie sulla storia del tempo e la teoria di Stephen Hawking. Questo libro mi ha cambiato la vita perché decisamente mi ha aiutato ad aprire i miei orizzonti e a pormi delle domande che fino a quel momento forse non mi ero mai posta con la giusta intensità. Ovviamente la maggior parte delle grandi domande dell'uomo non hanno ancora trovato una risposta certa, ma vi assicuro che questo libro è molto interessante. Andiamo avanti. Il terzo libro è questo, Gara di resistenza di Emidio Clementi, un libro non conosciutissimo. Emidio Clementi è il frontman dei Massimo Volume, un gruppo italiano, oltre che uno scrittore. Mi ha cambiato la vita questo libro perché dopo averlo letto ho finalmente deciso di iniziare a scrivere. Non so se vi ricordate, l'anno scorso vi ho letto alcuni dei miei racconti scritti proprio in questo periodo, il libro è del 97, e ho iniziato a scrivere quei racconti dopo aver letto Gare di resistenza. Lo stile di Emidio Clementi è molto particolare, molto asciutto, le storie raccontate per me erano, le sentivo molto vicine perché la maggior parte di questi racconti è ambientato a Bologna, in un ambiente che anch'io frequentavo. Molti dei personaggi descritti sono persone reali che io all'epoca conoscevo, e il suo stile mi ha ispirato tantissimo, tant'è che i miei primi racconti hanno proprio uno stile simile, anche se sono molto distanti dalla sua capacità di scrittura, ma soprattutto mi ha fatto capire che è possibile scrivere anche senza scrivere un romanzo. Si può anche semplicemente scrivere un racconto nel quale trasmettere determinate sensazioni e descrivere determinate situazioni. Non potevo non includerlo fra i 5 libri che mi hanno cambiato la vita perché davvero è merito di Emidio Clementi se ho iniziato a scrivere. Ovviamente non sono mai diventata una scrittrice, certo se io adesso fossi una scrittrice famosa questo libro avrebbe una importanza maggiore, ma indipendentemente da quel che è stato, quei racconti per me significano molto e rileggerli per me è sempre un modo speciale per rientrare in contatto con la me stessa dei 20 anni, e quindi decisamente Gara di resistenza mi ha cambiato la vita. Tra l'altro si trova ancora in vendita, se volete io vi consiglio di leggerlo. Più o meno sullo stesso periodo c'è anche questo libro, Andrea G. Pinkez, Il senso della frase. Andrea G. Pinkez è uno scrittore italiano, probabilmente lo conoscete, un personaggio molto particolare che un po' si ama e un po' si odia. G sta per genio, lo dice lui stesso quando si presenta,
Tra l'altro mi è capitato all'epoca di andare a un reading di Pinkett e di parlargli per qualche minuto e vi assicuro che è esattamente come si presenta. Successivamente è stato spesso in televisione, adesso è un po' che non lo si vede con la stessa frequenza, un personaggio veramente unico. Potevo scegliere altri libri di Pinkett, ho scelto questo, Il senso della frase, perché è quello che mi ha colpito maggiormente, non tanto per la trama, ma per la scrittura. Pinkett è un maestro nel giocare con le parole, nel creare e costruire delle frasi che a volte è necessario leggere 2 o 3 volte per cogliere fino in fondo, sempre basandosi su una profonda ironia e un profondo sarcasmo. La storia è quella di Lazzaro Sant'Andrea, che è un po' l'alter ego di Pinkett, che compare in moltissimi dei suoi romanzi, una sorta di investigatore sui generis, un personaggio all'apparenza un duro da romanzo noir, ma con una sorta di un duro un po' pavido, mettiamola così. Tutta la storia, gran parte delle storie che hanno come protagonista Lazzaro Sant'Andrea si svolgono a Milano, quindi sullo sfondo c'è questa Milano un po' anni 80, una Milano da bere, popolata di personaggi stravaganti, modelle, nani, insomma veramente un universo di personaggi interessanti, come molto interessante è di per sé Lazzaro Sant'Andrea. Potete leggerne diversi, io trovo che tutti i libri di Pinkett abbiano qualcosa di speciale, ma questo è il mio gusto personale. Mi ha cambiato la vita questo nello specifico, perché ha cambiato veramente il mio modo di pensare alle parole e l'importanza che da lì in poi ho iniziato a dare proprio a ogni singola parola e al modo in cui si costruisce una frase, e questo l'ho riportato poi anche in alcuni dei miei racconti dell'epoca, quindi mi ha influenzato fortemente. Quarto libro, ne resta solo più uno, sono senza fiato. Credo che l'ultimo libro non sarà una sorpresa, è un libro che ho letto più di recente, una decina d'anni fa, Frida di Aiden Herrera, la biografia di Frida Kahlo. Ho letto questo libro quando già mi ero appassionata a Frida come pittrice e avevo sviluppato questo interesse quasi morboso sulla sua vita. Se anche voi amate Frida e non avete mai letto la sua biografia, ne esistono tantissime in commercio, questa secondo me è la migliore per la capacità che ha di descrivere non solo ciò che la vita di Frida è stata, ma anche quello che Frida era, la sua forza, la sua fragilità, le sue contraddizioni. E se seguite il mio canale, leggete il mio blog, saprete che io sono una fan sfegatata di Frida Kahlo. Per me è un vero e proprio punto di riferimento, perché trovo che sia stata in grado, nonostante le avversità della vita, di creare cose pazzesche e di vivere una vita super intensa, non lasciandosi sopraffare dalle avversità, mettiamola così. E questo libro descrive molto bene la vita di Frida e Frida di per sé. Se non l'avete mai letto, questo veramente ve lo consiglio, purché siate interessati all'argomento. E questi erano i 5 libri che in qualche modo hanno cambiato la mia vita. A questo punto ovviamente giro la domanda anche a voi: quali sono i libri che hanno cambiato la vostra di vita? Lasciatemelo nei commenti, non devono essere per forza 5, ne basta anche solo uno, o se volete anche più di 5, sono curiosissima, magari scovo qualche titolo che non ho mai letto e che potrebbe cambiare anche la mia di vita. Per oggi non c'è altro, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è non dimenticate di cliccare mi piace e se non l'avete ancora fatto ovviamente iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Se volete potete anche cliccare sull'icona della campana per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video ed essere sicuri di non perderne nemmeno uno. E passa il camion sulla chiusura del video, perfetto, non può mancare, se no non siamo contenti. Non c'è altro. Un bacio gigantesco e noi ci vediamo alla prossima, ciao!